Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Ormai siamo alla fine di dicembre, siamo quasi a Capodanno, periodo di festività. E nel periodo delle festività, si sa, noci e noccioline sono sulle tavole un po' di tutti. Quindi quale migliore periodo per proporvi un progettino semplicissimo con la realizzazione di uno schiaccianoci fai da te? Allora, quando io ho raggiunto i 100.000 iscritti, ho pubblicato un video durante il quale costruivo un arco utilizzando degli scarti di legno che mi sono avanzati e che ho sfruttato anche per questo progetto. Proprio in quell'occasione vi ho parlato di questo schiaccianoci che ho sfruttato tantissimo e in tantissimi di voi hanno commentato chiedendomi come l'avevo realizzato. Secondo me è un progetto semplicissimo che, come dico sempre, non essendo bravissimo nel fai da te, ma essendo appassionato, ritenevo inutile pubblicare invece tante richieste su questo progetto. Allora ho deciso di riproporlo. Questo qua è stato costruito utilizzando degli scarti unendoli fra di loro. Questo invece semplicemente con un unico pezzo tagliato in due e poi sagomato. Quindi potete decidere se farlo in questo modo, saltando il processo di incollaggio dei pezzi, oppure procedere incollando uno o più parti fra di loro e ottenendo questo risultato. Questo è uno schiaccianoci che a me piace tantissimo, con un effetto rustico che mi ricorda il calore del Natale. A me queste cose piacciono tantissimo e mi piace lavorare soprattutto lasciandomi trascinare dalla fantasia, senza seguire un progetto vero e proprio. Spesso i miei progettini di questo tipo si sviluppano man mano che li realizzo, senza seguire uno schema ben preciso, proprio perché mi piace lasciarmi trascinare e vedere alla fine cosa ottengo. Allora, questo però l'ho ricopiato in parte anche da questo, quindi adesso vedremo come l'ho realizzato. Non vi darò tutte le misure, vedete ha una lunghezza di circa 30 cm ed uno spessore in questo caso di 3 cm. Questo invece è da 4 cm, quindi potete gestirlo voi senza nessun problema. Questo video lo sto facendo semplicemente perché ho il piacere di farvi gli auguri di buon anno. Non so quando pubblicherò questo video, oggi è il 29 dicembre, ma ipotizzo che possa essere l'ultimo video dell'anno. Ipotizzo, poi non si sa. Comunque gli auguri rimangono validi. E quindi vediamo come l'ho realizzato. Durante le riprese di questa realizzazione ho commentato proprio durante i tagli eccetera, e invece di solito poi metto una voce fuori campo. Se necessario in alcuni punti metterò una voce fuori campo, altrimenti se sono sufficienti le frasi che ho detto durante la realizzazione lascerò solo quelle. Adesso dopo 2 minuti e mezzo di introduzione guardiamo come l'ho realizzato e ci tengo a precisare che ho cercato di utilizzare solo strumenti alla portata di tutti. Per esempio la sega a nastro, se non l'avete tutti, potete utilizzare un seghetto manuale, potete utilizzare anche un seghetto alternativo, insomma al posto della levigatrice orbitale potete utilizzare la carta vetrata. Quindi un progetto facilissimo che però mi dà lo spunto per portare sul canale qualcosa di fai da te e qualcosa che sia attinente a questo periodo. Quindi di nuovo auguri e vi lascio alle scene della realizzazione e poi ci vediamo per i saluti finali. Iniziamo. Quindi iniziamo levigando 2 scarti di Etimoè e Iroko in modo da ottenere delle superfici lisce.
Tanti mi odieranno per quello che sto per fare, ma avevo dimenticato del pezzo magico, quello che ci serve a non chiudere le dita e a dare la giusta altezza per non distruggere le noci. Quindi dovrò incollarlo dopo, utilizzerò la colla Attack e quindi sto praticando dei piccoli fori in modo da intanto togliere la parte oleata e poi dare la possibilità alla colla di penetrare meglio. Ok, adesso, facendomi odiare da tutti, incollerò questo pezzo da questa parte. Speriamo che regga. E dopo aver rovinato tutta la poesia della costruzione di questo oggetto utilizzandolo con l'Attack, adesso procediamo al montaggio definitivo. E adesso ci siamo quasi, mettiamo solamente i feltrini per evitare di rovinare eventualmente il tavolo o il piano d'appoggio sul quale andrà lo schiaccianoci. 1, 2 e 3. Ok, adesso è arrivato il momento della prova del 9. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo schiaccianoci? A me piace tantissimo, mi piace come funziona, mi piace come è stato realizzato perché mi ha fatto passare del tempo e ritengo che sia pure decorativo, quindi anche esposto in cucina può fare il suo effetto, può essere gradevole da vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia, vi auguro di nuovo buon anno sperando che sia migliore di quello precedente, quindi speriamo sempre per un futuro migliore. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù e basta, ci vediamo ai prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!